Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Romantic Tarot, quindi parleremo prevalentemente appunto d'amore e vogliamo chiedere a questi arcani: mi ha già sostituito con un'altra? Oppure magari gli manco, mi pensa a tal punto da magari voler tornare da me o farsi comunque risentire? Quindi partiamo da una vostra ex storia, ormai appunto chiusa, terminata da un po' di tempo, che può essere una settimana piuttosto che qualche mese, e vogliamo cercare di capire il vostro ex partner come ha vissuto e sta vivendo questa rottura e questo allontanamento. Cosa vede ancora di bello in voi? Cosa c'è che proprio magari non gli è andata giù della vostra separazione? Cerchiamo di capire effettivamente cosa ha nel cuore, se c'è qualcun'altra nella sua vita. Oppure se vi pensa ancora, se è triste, se è malinconico. Cerchiamo di capire quindi l'ambiente esterno a questa persona, amici, conoscenti, eccetera, se c'è una figura che in particolar modo emerge nella sua vita, cosa ancora pensa e prova per voi, quindi la natura del vostro rapporto, il consiglio degli arcani e il futuro, cioè come evolverà il rapporto tra voi e questa persona. Io comincio a mescolare il mazzo, quindi per chiunque veda per sua scelta questo video e ovviamente abbia vissuto e stia vivendo una situazione come quella appena descritta, per il principio di sincronicità cerchiamo di capire quali messaggi gli arcani vogliono quest'oggi darvi in riferimento proprio alla situazione che avete vissuto o state vivendo con questa persona, che ovviamente ormai si può definire vostro ex. Quindi cerchiamo di capire se effettivamente vi pensa ancora, magari vi spia anche sui social, come ormai fanno in tanti. Cerchiamo di capire se ha qualcun'altra oppure no. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, adesso ve le sistemo, Perfetto. Allora, come vedete utilizzerò appunto il metodo degli 8 arcani, proprio perché a mio avviso è quello che per questa domanda può darci un excursus maggiore per quanto riguarda proprio la situazione. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto la posizione del presente, cioè come quest'uomo sta vivendo attualmente la separazione, l'allontanamento da voi. Allora, qui partiamo già con la carta del diavolo. Allora, questa è sicuramente una persona particolarmente dedita ai piaceri della vita. La carta del diavolo rappresenta, vedete, una persona che fa fatica a dire di no alle tentazioni.
Quindi è una persona che si lascia in qualche modo, diciamo, intortare da delle situazioni che obiettivamente non portano a nulla, il diavolo. Quindi è una persona che in questo momento sta vivendo, diciamo, delle conoscenze più o meno concrete da mordi e fuggi. Quindi con donne che in qualche modo, comunque partner che in qualche modo gli si presentano come piacenti, accattivanti, ma che poi in realtà obiettivamente a livello sentimentale non gli stanno dando niente. In realtà però è questo quello che lui cerca. Cioè questa non è una persona sedotta e abbandonata, questa è una persona che volutamente ricerca delle avventure di poco conto, anche poco pulite, perché comunque il diavolo ci parla di situazioni, ovviamente anche di triangolazioni, quindi situazioni a tre. Per esempio, una persona che in questo momento potrebbe frequentare una persona impegnata, o lui da impegnato, per esempio magari sta frequentando una ragazza, però nel frattempo potrebbe sentirne altre. È chiaro che il diavolo ci parla comunque di una persona, guardate, che indossa una maschera, proprio perché obiettivamente in questo caso quest'uomo sta mostrando magari una parvenza di equilibrio, ma assolutamente tutto fuorché equilibrata. Questa persona è una persona profondamente in questo momento turbata, è caduta in una sorta di spirale negativa proprio perché in questo momento non riesce a desiderare altro che semplici svaghi e li sta anche ottenendo. Quindi in realtà la carta del diavolo già come primo arcano, voi sapete che il primo arcano è fondamentale proprio perché aprendo la stesa è l'arcano che va a spiegare comunque anche tutti i successivi arcani e a sua volta ne viene spiegato, quindi dà una lettura già complessiva della stesa. Quindi obiettivamente è una persona che in questo momento, ragazzi, è nel momento presente, ovviamente ha una vita e una condotta sentimentale piuttosto dissoluta, sentimentale, fisica, erotica piuttosto dissoluta. Quindi qui ci troviamo di fronte ad una persona che potrebbe anche aver abbracciato dei vizi. Quindi non andiamo per forza a pensare, vi ripeto, a sostanze psicotrope piuttosto che al gioco. Potrebbe essere comunque un individuo licenzioso che in questo momento è particolarmente dedito all'aspetto materiale, sessuale di un rapporto e cerca soltanto questo, quindi ha anche una dipendenza da questo. Quindi è un individuo che chiaramente in questo momento mi lascia molto perplessa, perché chiaramente è una persona che non riesce a provare emozioni, non è una persona che in questo momento si sta guardando dentro, o comunque per quanto riguarda la sua condotta pratica non è sicuramente una persona affidabile e sulla quale ovviamente fare affidamento. Quindi qui già abbiamo una risposta secca alla domanda, cioè vi ha sostituito? Probabilmente sì, e probabilmente anche con, vi ripeto, situazioni di poco conto, generalmente non pulite. Inoltre questa è una persona, come è tipico appunto della carta del diavolo, che sviluppa una sorta di attaccamento anche morboso dalle persone che di volta in volta frequenta. Quindi potrebbe essere una persona che si lega improvvisamente ad un'altra persona, come potrebbe essere appunto attaccato in maniera morbosa ad una persona che magari lui sta frequentando ad oggi, ma in realtà non è amore. È bisogno di riempire un vuoto interiore di cui questa persona ancora non ha coscienza. Il diavolo ci parla di un'oscurità, quindi chiaramente è un individuo che in questo momento non ha fatto i conti con la propria coscienza o comunque fa molta fatica e quindi, vi ripeto, tende ad attaccarsi morbosamente agli altri, sviluppando anche dei rapporti tra virgolette di amore e odio.
Quindi probabilmente si lega a persone che lui poi tratta male, che appunto poi tradisce, che sostituisce in fretta, proprio per una sorta di fame, sia fisica ma anche interiore, perché ha bisogno di colmare un vuoto. Questa è una persona che ha una voragine psichica non indifferente. Quindi potrebbe legarsi a persone molto fragili che in qualche modo possano anche rimanere turbate dal suo comportamento e ferite, e che per stare accanto a lui sarebbero disposte a fare qualsiasi cosa. Quindi è una persona potenzialmente un po' malsana. Vediamo a questo punto che cosa però c'è di buono a favore di lui, su cosa potete fare affidamento in riferimento a questo ragazzo, a quest'uomo. E qui abbiamo la carta della forza. Allora, questa è una persona che in qualche modo può desiderare assolutamente di avvicinarsi a voi e riavvicinarsi a voi, proprio perché in realtà prova ancora un profondo desiderio fisico, la carta della forza, ma prova anche un, diciamo, interesse mentale ed emotivo non indifferente. La forza ci parla comunque non di un sentimento, ma di emozioni che questa persona prova ancora per voi. Quindi potrebbe volersi di nuovo riavvicinare a voi, riaffacciarsi a voi. È chiaro che in questo caso quest'uomo è sicuramente molto attratto anche dalla vostra forza, dal vostro coraggio, dalla vostra autodeterminazione, che lui non ha, lo abbiamo visto con la carta del diavolo. Quindi in questo momento questa è una persona che desidera o desidererebbe tornare da voi, risentirvi, perché questa persona fondamentalmente vi ammira la vostra forza, ammira il vostro coraggio, vi ripeto, ammira la vostra indipendenza. Questa persona ammira il fatto che voi comunque siate andate avanti per la vostra strada e non siate precipitate in questo baratro di disperazione in cui invece è precipitato lui. Quindi obiettivamente la carta della forza ci parla comunque di un individuo che, vi ripeto, non prova, almeno in questa posizione non compare un sentimento potente come per esempio l'amore, ma stima, apprezzamento e desiderio fisico, e vi ripeto che ha intenzione di tornare da voi o comunque di fare un tentativo. Se per esempio voi lo avete bloccato, è una persona che potrebbe cercare di comunicare con voi magari attraverso un altro numero di telefono che magari voi non conoscete o attraverso l'aggancio di un amico. Quindi in realtà è una persona che ha intenzione di provarci ancora. Provarci come però? Ovviamente non con la forza fisica, perché la carta della forza rappresenta una forza comunicativa importante. Quindi vuole parlarvi di quello che ancora sente, di quello che ancora prova, di quello che ancora siete per lui. Quindi un tentativo questa persona lo vuole ancora fare. Perché, vi ripeto, obiettivamente non è riuscito ad oggi a sostituirvi, perché in realtà a livello pratico può avere tutte le donne che vuole, ma vi ripeto una sorta di mordi e fuggi, quindi niente di realmente significativo. In questo momento quello che questa persona vorrebbe non è comunque continuare a perdersi in queste storielle, chat, conoscenze così superficiali. Questa è una persona che vorrebbe qualcosa di più, una donna che lui ammira, che lui stima, per la quale prova delle emozioni vere, una donna che lui desidera. Ma qui è un desiderio diverso, non è un uso, qui è un desiderio di completezza. Quindi in realtà questa persona vuole richiamarvi, vuole fare un tentativo e vuole agire con forza, con coraggio. Quindi evidentemente questa persona teme il vostro rifiuto, comunque sa che potrebbe andare incontro al vostro rifiuto, ma questa cosa in realtà lo spaventa poco, perché ci tiene veramente tanto a poter tornare da voi. Vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del Re di Bastoni, quindi proprio lui. Voi sapete che in tarologia gli arcani, in particolar modo le figure di corte, hanno un ruolo ben preciso.
Ovviamente il re di coppe e il re di bastoni rappresentano il consultante o il soggetto della stesa. Il re di spade e il re di denari, l'altro, quindi un ipotetico rivale. In questo caso, qui abbiamo il re di bastoni, quindi è una persona che prova un profondo desiderio fisico. Questa deve essere una persona molto focosa, perché qui continua a comparire l'importanza e l'apporto dell'aspetto, diciamo, fisico del vostro rapporto e comunque del modo in cui questa persona cerca le altre donne e delle qualità che evidentemente in qualche modo lo colpiscono, quindi prevalentemente qualità fisiche. Ma al di là di questo è una persona, parliamo appunto di bastoni, molto desiderosa di voler tornare da voi, è una persona che in questo momento sa quello che vuole, cioè sa che vuole voi. Mentre il resto della sua vita è una confusione nebulosa, ve lo dicevo con la carta del diavolo, questa è una persona che in riferimento a voi ha le idee ben chiare, ben precise. È una persona che, vi ripeto, ha intenzione di fare un passo verso di voi. Tra l'altro la carta della forza, così come anche il re di bastoni, non ci parla di un tentativo tra tanto tempo. Almeno nel suo cuore, nei suoi desideri, è di provarci a breve, quindi qualche settimana, massimo un paio di mesetti. Ma non è una persona che potrebbe far passare anni, È una persona che potrebbe avere le idee ben chiare in questo momento. Quindi questa persona sa che in questo momento vuole voi, vi rivuole. Però vi ripeto, il re di bastoni non è il re di coppe, che è un personaggio invece votato all'ascolto dei propri sentimenti. Il re di bastoni, in questo caso, è dedito all'ascolto dei propri desideri e impulsi e delle proprie emozioni. Quindi prova delle emozioni per voi, assolutamente sì. Vi vuol bene questa persona, ha un bellissimo ricordo di voi. Però vi ripeto, in questo momento non è una persona che sta focalizzando il tornare da voi per riaprire un rapporto d'amore, ma è una persona che vuole tornare da voi perché vi desidera. Quindi è un altro discorso, ragazzi, sono due piani completamente differenti. Vi ripeto, prova stima, prova rispetto nei vostri confronti, vi ammira come donna, vi vede una donna di successo, forte, coraggiosa, indipendente, ma in qualche modo è una persona che non riesce facilmente a provare dei sentimenti, ve l'ho detto con la carta del diavolo. Questa è una persona che fa fatica ad amare e ad innamorarsi sul serio, quindi è una persona che obiettivamente si guarda poco dentro, è una persona che in qualche modo dà molta più importanza all'aspetto materiale e fisico di un rapporto, piuttosto che all'aspetto, diciamo, prettamente sentimentale. Cioè questa non è una persona particolarmente romantica e non è una persona che in qualche modo potrebbe proporvi un rapporto, diciamo, tête à tête, cioè non è una persona che ama il due cuori e una capanna, è una persona che dà molto più, diciamo, risalto all'aspetto fisico ed estetico della propria compagna. Cioè è una persona che vi vede come una sorta di lustro alla propria immagine. Vi vede una donna talmente bella, talmente riuscita, che è come se in qualche modo voi possiate dare pregio anche alla sua stessa figura, permettergli di vantarsi di qualcosa, mentre sino ad ora questa è una persona che ha collezionato, vi ripeto, purtroppo persone che lui assolutamente non stimava e che obiettivamente semplicemente usava, ve l'ho detto, con la carta del demonio. Quindi in realtà questa è una persona che ha ben chiari i suoi obiettivi e vuole, vi ripeto, assolutamente tornare da voi e neanche fra tanto tempo, ma in realtà è guidato in particolar modo dai propri istinti, dai propri desideri. Quindi purtroppo non è una persona che in questo momento si sta guardando particolarmente dentro. Per rispondere alla domanda in qualche modo della stesa, gli manca qualcosa di voi, quindi un aspetto di voi, ma non ovviamente, per esempio, quell'emotività, quel sentimento che magari voi gli avete dato. Quindi non è una persona che in questo momento cerca un rapporto completo.
ok? Quindi a tutto tondo. Questa non è ancora una persona pronta ad impegnarsi al 100%, perché generalmente il re di bastoni tra i vari personaggi è comunque un re single, a differenza per esempio del re di coppe o del re di denari, che generalmente amano molto i rapporti di coppia, se ne sentono appagati. Il re di bastoni e in particolar modo il re di spade no. Quindi è una persona che in questo momento non è pronta in qualche modo a sentirsi appagato in un rapporto a 360 gradi, quindi fatto ovviamente anche di sentimenti. Vediamo i contro della situazione, cioè su cosa non fare affidamento in riferimento a questa persona, cosa stare attenti. Allora, qui abbiamo il fante di denari. Allora, guardate che cosa sta in qualche modo facendo questo giovane. Sta intonando una melodia. È come se questa persona in questo momento stesse cercando il modo giusto, parliamo di denari, quindi una persona che vuole agire, che potrebbe agire in maniera astuta e furba, sta appunto cercando o potrebbe elemosinare appunto la vostra attenzione. Quindi potrebbe tornare con un messaggio amichevole, perché parliamo appunto di denari, un messaggio che potrebbe in qualche modo essere neutrale, quindi non arriva da voi con un messaggio carico di rabbia, di rancore, ma neanche di tristezza. Quindi non è una persona che potrebbe farvi capire mi manchi, ma è una persona che potrebbe tornare con dei messaggi molto semplici del tipo ciao, come stai, per sondare il terreno e per cercare di capire che aria tira. Quindi questa è una persona che sicuramente, ve lo ribadisco, ha tutte le intenzioni di tornare da voi, perché qui abbiamo un fante e i fanti rappresentano le comunicazioni che sono in primo piano. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di scrivervi, di sentirvi, di vedervi. Parliamo di denari, quindi abbiamo di nuovo un apporto materiale, fisico importante, quindi una persona che vi desidera particolarmente ed è una persona che ha tutte le intenzioni di farlo, però in maniera particolarmente attenta e discreta. Quindi non partirà in quinta chiedendovi immediatamente per esempio un incontro, ma è una persona che tornerà in maniera amichevole, vuole tornare in maniera amichevole. Però vi ripeto, perché mi viene in accezione negativa? Perché innanzitutto è una persona che in qualche modo non parlerà chiaro, quindi fingerà per esempio di volere semplicemente amicizia da voi, di volere un contatto con voi, ma in realtà è una persona che vuole in qualche modo ritornare nella vostra vita, quindi non sarà una persona, diciamo, sincera, aperta e pulita con voi. E soprattutto è una persona che si riavvicina a voi, e questo, vedete, poi ve l'avevo anche già confermato, è una persona che si riavvicina a voi con l'intento in qualche modo di riprendere una frequentazione, ma che abbia lo spessore di una frequentazione fisica. Quindi è una persona guidata dagli istinti, non è una persona guidata dai sentimenti. Vi ripeto, è una persona che ha un mentale molto importante, quindi è una persona che pensa tanto, ma ovviamente pensa sempre in maniera egoistica, quindi per cercare in qualche modo di ottenere per se stesso beneficio, per gli altri poco importa. Il fante di denari ci riporta alle figure che appartengono ai segni zodiacali di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Quindi questa persona potrebbe appartenere a uno di questi tre segni o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti che strutturano la personalità, che sono appunto la Luna, Venere, Mercurio e Marte. Cioè potrebbe essere una persona con, per esempio, una Venere in Toro, oppure una Luna in Capricorno, oppure appunto essere segno zodiacale, per esempio Capricorno,
e avere l'ascendente in Vergine. Quindi qui c'è una forte compresenza dei segni di terra, che appunto danno questo risvolto tipicamente materialistico di un rapporto. Questa è una persona che cerca un benessere e un soddisfacimento fisico, non tanto un benessere e un soddisfacimento mentale e sentimentale. Quindi qui purtroppo abbiamo un individuo che potrebbe agire, vi ripeto, sulla scorta dei propri desideri. Quindi attenzione, perché è una persona furbetta, che non dice sempre la verità e ritiene e reputa di non doverla dire. Quindi potrebbe, per esempio, non raccontarvi di tutte queste persone che lui ha attorno a sé. Ma qui ci sono, ve l'ho detto, con la carta del diavolo. Quindi attenzione a quello che questa persona vi può raccontare, perché abbiamo detto che le carte dei fanti rappresentano le notizie, quindi le comunicazioni in primo piano. Quindi questa potrebbe essere una persona, venendomi in accezione appunto negativa, che potrebbe raccontare menzogne, quindi creare problematiche per quanto riguarda proprio le comunicazioni. Quindi attenzione a quello che dice questa persona. Vediamo l'ambiente che lo circonda, l'entourage che circonda questa persona. Allora, qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, generalmente il 10 di bastoni ci parla dell'ambiente professionale, del soggetto, dell'oggetto della stesa. Quindi questa è una persona che potrebbe raccogliere, prestatemi il termine, tra virgolette, tutte queste, diciamo, mini frequentazioni proprio nel suo posto di lavoro, che obiettivamente non brilla in quanto ha rettitudine, nel senso che questa potrebbe essere una persona che potrebbe lavorare in un ambiente ben poco sano o comunque in un ambiente ben poco equilibrato e ordinato. Quindi si potrebbero creare delle dinamiche sentimentali non corrette e quindi portate avanti in maniera appunto non pulita nell'ambito proprio del suo stesso lavoro, della sua stessa professionalità. Questa è una persona che non ama il proprio lavoro, assolutamente, se ne sente affaticata e in qualche modo cerca uno svago, un escamotage in questa insoddisfazione professionale nel creare appunto legami sentimentali, mordi e fuggi, di cui lui possa beneficiare e usufruire di volta in volta. Quindi molto probabilmente l'ambiente, diciamo, peggiore in cui questa persona si affaccia è proprio quello professionale, non tanto l'ambiente amicale o l'ambiente familiare. Quindi c'è qualcosa che non va nell'ambito del proprio lavoro. Vi ripeto, è una persona che non è assolutamente soddisfatta della propria professione, bensì è una persona che in qualche modo preferisce, diciamo, utilizzare come svago delle dinamiche amorose e sentimentali per cercare in qualche modo di coprire dei momenti di noia o di affaticamento, di eccessivo stress che lui vive in ambito professionale. Ecco perché il diavolo. Vedete poi come la stesa si sviluppa logicamente. Questa è una persona che sentimentalmente non riesce ad amare, professionalmente non è per nulla soddisfatta, di conseguenza è una persona che in qualche modo si dedica allo svago, diciamo, più facilmente reperibile, che è quello appunto fisico. Quindi attenzione, perché vi ripeto, è una persona che potrebbe proprio perdersi nei meandri di alcune menzogne e potrebbe non raccontarvi la verità neanche per quanto riguarda proprio il suo ambiente di lavoro, cioè anche nel caso in cui voi vogliate in qualche modo cercare di capire dove lui ha conosciuto e conosce tutte queste frequentazioni, potrebbe non essere la persona giusta in questo momento deputata a dirvi la verità. Quindi è una persona che obiettivamente vive male anche il suo ambiente professionale. Allora, vediamo però a questo punto qual è
il filo rosso, la natura del vostro rapporto, che cosa vi lega ad oggi a questa persona. E qui abbiamo la regina di bastoni, la vostra figura, voi. Allora, stessa cosa che vi ho detto appunto per il re di bastoni. La regina di coppe e la regina di denari rappresentano la consultante o comunque il soggetto della stesa. La regina di spade e la regina di denari rappresentano l'altra o comunque un'ipotetica rivale. In questo caso il filo conduttore del vostro rapporto, non faticavo a crederci, obiettivamente siete sempre state voi. Cioè l'elemento portante, la guida nel rapporto, siete sempre state voi. Anche se apparentemente siete state probabilmente le persone che hanno subito di più nell'ambito di questo rapporto, perché questo individuo con questo diavolo mi piace poco, comunque è una persona che obiettivamente ha usufruito di voi come guida. Voi siete la donna responsabile nella coppia, voi siete l'elemento di serietà, voi siete l'elemento di autocontrollo. Anche se, vi ripeto, potreste essere una persona, parliamo di bastoni, quindi una donna che comunque si accende facilmente, ma in realtà è sicuramente una donna che comunque ha il controllo di sé, della propria mente, sa ciò che vuole, sa ciò che non vuole. Quindi vi vede come una donna forte e gli arcani ce lo confermano. Quindi siete voi in qualche modo ad aver portato avanti la situazione, ad aver sopportato evidentemente certe cose. Nel momento in cui voi avete ceduto, la storia si è disgregata. Anche nel momento in cui sia stato lui a chiudere la storia, ma è perché percepiva da parte vostra stanchezza, sofferenza, disinteresse. Inoltre la regina di bastoni rispetto a tutte le altre regine è obiettivamente quella più bella, la regina più sensuale. Quindi obiettivamente voi siete molto accattivante non solo ai suoi occhi, ma siete una donna che tendenzialmente piace a molti uomini. E questo in qualche modo lo inorgogliva, come vi ho detto dall'inizio con la carta della forza, ma anche lo ingelosiva. Perché dove abbiamo tanti bastoni e una coppia di bastoni, re e regina, c'è molto fuoco, ma anche molta possessività e gelosia. Quindi molto probabilmente una buona parte delle vostre liti dipendevano proprio da questo, ma a questo punto ragazzi però obiettivamente con questo 10 di bastoni e con questo diavolo, nel caso in cui a fare queste scenate di gelosia siete state voi, obiettivamente non posso che darvene ragione, obiettivamente, perché questo non è sicuramente uno stinco di santo, Quindi è chiaro che obiettivamente nel caso in cui fosse lui il possessivo, ed è probabile, perché ve l'ho detto con la carta del diavolo, è una persona che si lega morbosamente agli altri, potrebbe essere stata una persona gelosa e possessiva, ma in realtà sicuramente in questo caso è una persona che obiettivamente pretende tanto da voi, quindi è una persona che potrebbe anche limitare le vostre libertà base, potrebbe anche controllare per esempio come vi vestite, che comportamenti avete con altre persone, potrebbe essere un uomo che va a sindacare di tutto e di più, mentre lui ovviamente è il primo che si comporta nel modo peggiore. Quindi in realtà questa è una persona che probabilmente mal pensa, ma perché mal fa, come vuole appunto il detto. Quindi è una persona molto sospettosa, sì, ma perché è lui il primo a farle le cose, obiettivamente. Quindi non è un uomo, vi ripeto, particolarmente serio e votato, come vi ho detto prima, a due cuori e una capanna. Attenzione alla serietà di quest'uomo. Poi voi sicuramente, vi ripeto, gli piacete perché vi vede come la donna più bella, la regina più bella. Quindi una donna che in qualche modo non soltanto piace per l'aspetto estetico, ma anche particolarmente per in qualche modo la sua forza, il suo coraggio, che qui viene di nuovo ribadito. Però obiettivamente è comunque una persona che, ok, vi stima, vi apprezza, vi desidera, ma evidentemente non sa tenervi, perché non sa rispettarvi abbastanza. Vediamo il consiglio degli arcani a questo punto. Allora, mi stava cadendo la carta. L'otto di bastoni. Allora, l'otto di bastoni rappresenta le comunicazioni. Vedete, qui abbiamo questa giovane donna che appunto si sta recando, ovviamente, presso il giaciglio di quest'uomo per poter in qualche modo parlare con lui.
per potersi confrontare anche magari su quello che è accaduto la notte precedente, perché molto probabilmente hanno dormito assieme. Quindi è chiaro che in questo caso questa, diciamo, stesa e gli arcani vi stanno consigliando in qualche modo di riallacciare i contatti con questa persona, se volete ovviamente ragazze, perché questo è il consiglio degli arcani, ma se per voi quest'uomo è ancora un nodo da sciogliere e sentite che questa persona possa ancora darvi qualcosa o avete ancora bisogno di qualche spiegazione in più, gli arcani vi consigliano sì, puoi parlare con questa persona, puoi avere un dialogo chiarificatore con questa persona, puoi parlare di quello che è accaduto precedentemente, del passato, facendo i debiti riferimenti, però è chiaro che in questo caso di nuovo parliamo di bastoni. Qui ragazzi fino ad ora non abbiamo una carta di coppe, poi chiaramente rimane l'ultima carta, ma obiettivamente qui non c'è una carta di coppe. Quindi vi consigliano di lasciare questo rapporto su un piano meramente di conoscenza, amicizia con benefits, ma non cercate di puntare questo rapporto come alla storia della vostra vita, bensì come ad un rapporto che può darvi, sì, perché no, delle soddisfazioni comunque da un punto di vista fisico, da un punto di vista pratico, ma mi raccomando non lasciatevi ingannare per quanto riguarda l'aspetto sentimentale della storia, perché qui non c'è da farsi tante illusioni, cioè non è una persona che in questo momento, vi ripeto, può darvi quello che voi volete. Non mi è uscita la carta del 2 di coppe, quindi non cercate in questo caso, in questa persona, un approccio di tipo sentimentale. Vi ripeto, voi siete una regina di bastoni, quindi siete una donna che non piacete così tanto solo a lui, ma anche ad altri uomini. Quindi cercate obiettivamente di guardarvi intorno, perché non è la persona in questo momento giusta con la quale poter iniziare una storia d'amore. Se volete una storia comunque che vi dia uno svago fisico, comunque momenti di grande divertimento, va benissimo, ma non è una persona in questo momento in grado comunque di garantirvi, diciamo, certezze da un punto di vista sentimentale. Quindi se volete potete riaprire appunto il dialogo con questa persona, tra l'altro anche a breve tempo, perché l'8 di bastoni ci parla appunto di comunicazioni a breve, quindi questa persona, vi ripeto come vi ho già detto all'inizio, potrebbe volervi chiamare, in qualche modo cercare, ma nel momento in cui questa persona lo farà, sicuramente questa persona lo farà in virtù comunque di un desiderio che prova per voi, di una stima, di un'emozione, vi vuole sicuramente bene, è una persona affezionata a voi e a ricordo di voi, ma vi ripeto, non è una persona pronta ad un rapporto d'amore stabile, anche perché qui ha ancora tante cose che qui mi sono venute nella carta del presente che questa persona deve ancora eliminare, quindi queste signorine che lui ha attorno ce le ha tuttora, non fanno parte del suo passato, quindi obiettivamente nel momento in cui questa persona torna da voi deve ovviamente, se vuole un rapporto esclusivo con voi, fare piazza pulita, ma non mi sembra in questo momento la persona giusta per poter, diciamo, operare in questo modo, anzi mi sembra una persona piuttosto infantile, piuttosto immatura ancora. Quindi obiettivamente in questo caso, guardate, qui appunto abbiamo un fante, quindi una persona che o anagraficamente è particolarmente giovane, oppure è una persona che comunque pur avendo anche oltre i 40 anni, ma comunque è obiettivamente una persona molto immatura. Ok, quindi è una persona che ha un atteggiamento molto scanzonato, troppo leggero, a volte superficiale per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Quindi nel caso in cui voi vogliate, qui c'è la comunicazione. Quindi evidentemente o lo avete bloccato e basta che voi lo sblocchiate, oppure magari in questo periodo state facendo finta di non vederlo, non lo salutate, non ricambiate i suoi sorrisi. Nel caso in cui voi iniziate a fare tutto questo, sicuramente questa persona non vede l'ora e quindi ricomincerà di nuovo tutto, diciamo, l'approccio che lui ha intenzione di mettere in atto nei vostri confronti. Ve l'ho già detto, anche con
la carta del fante, quindi questa è una persona che ha molto desiderio di sentirvi. Qui abbiamo tantissime carte che ci riportano alla comunicazione, i bastoni, di cui veramente è ricchissima questa stesa, rappresentano la comunicazione pratica, quindi in qualche modo l'azione pratica e concreta nei confronti di una situazione. È chiaro che però in questo caso, in questo momento, si sta parlando di comunicazioni molto leggere, molto fresche, che in qualche modo non vadano a parlare troppo di sentimento. Ok? A questo punto prendiamo la carta che per voi è, ovviamente, io lo so, la più importante, cioè la carta del futuro. Quindi nel prossimo futuro che cosa accadrà tra voi e questa persona. Qui abbiamo la carta del 2 di denari. Allora, la carta del 2 di denari ci parla sicuramente di un rapporto che in qualche modo potrebbe sicuramente andare a riprendere. Ci parla sicuramente, vedete, di una coppia, quindi qui abbiamo sicuramente due persone, ma è la carta, in questo caso soprattutto in riferimento a questo mazzo, dei giochi innocenti. Quindi in realtà è un rapporto, magari vi ripeto, facile, è un rapporto spensierato, per carità, è un rapporto leggero, un rapporto anche un po' folle, che può portare allegria, ma in realtà ovviamente è un qualcosa che ancora necessita di bilanciamento, perché vedete che in questo caso abbiamo uno dei due che si protrae verso l'altro, ma l'altro che obiettivamente in qualche modo sembra essere particolarmente ritroso. Quindi sicuramente parliamo di una carta di grado 2 che ci parla ovviamente di un rapporto a due, di un riavvicinamento possibile, assolutamente sì, ma abbiamo una situazione obiettivamente ancora un po' poco equilibrata, dove uno dei due può dare tanto e l'altro obiettivamente no. Quindi ci sta parlando, vi ripeto, non è un 2 di coppe, è un 2 di denari, di una situazione che non prevede necessariamente un grande amore, ma vi ripeto, un rapporto fresco, allegro, piuttosto però superficiale. Parliamo di denari, quindi di nuovo abbiamo un approccio fisico al rapporto, ma nulla di più. Quindi non abbiamo un rapporto in qualche modo che può per il momento, quindi nel prossimo futuro, diventare una vera e propria storia d'amore. Ovviamente voi sapete, ragazzi, che io dopo un po' ripropongo le stese, di conseguenza è chiaro che in questo caso, in questo momento, noi non abbiamo la nascita di una coppia, però chiaramente in un futuro più lontano, nel momento in cui andremo a rivedere la stessa domanda e quindi un'altra comunque stesa, tra un po' di tempo chiaramente, la situazione potrebbe evolvere. Io lo spero sinceramente per voi, ma in questo caso abbiamo nell'immediato futuro comunque una situazione ancora di instabilità. Il 2 di denari ci parla di una situazione, vedete, ancora poco equilibrata, altalenante, non del tutto chiara, dove ci sono appunto ancora dei dubbi, in particolar modo da parte di uno dei due, ci sono delle perplessità. Quindi gli arcani vi consigliano di valutare bene tutti i pro e i contro di una situazione per evitare problemi futuri. Inoltre, il 2 di denari ci può parlare anche di più situazioni tra le quali scegliere. E qui abbiamo parlato di un bel diavolo. Quindi questa persona potrebbe in qualche modo ancora avere più persone, ovviamente attorno, che potrebbero cercarlo, sentirlo o con le quali potrebbe avere comunque, non dico necessariamente un rapporto extra rispetto a voi, ma comunque delle piccole frequentazioni o semplicemente messaggi. Quindi qui abbiamo comunque una persona che ancora non tornerà e non tornerebbe da voi con tutta l'onestà e ovviamente la trasparenza d'animo possibile e immaginabile. Abbiamo una persona che comunque potrebbe a sua volta avere dei dubbi se in qualche modo iniziare o meno o ricominciare o meno un rapporto con voi. Questa situazione potrebbe essere percepita da voi e di conseguenza creare dei dubbi, delle perplessità anche in voi. Quindi obiettivamente voi potreste avere sì una persona che in qualche modo si rifà viva, assolutamente sì,
una persona che vedete cerca in qualche modo di riconquistarvi, cerca in qualche modo di riportarvi nella sua vita, ma evidentemente voi nutrirete forti dubbi e in questo caso purtroppo fate bene. Quindi gli arcani vi comunque consigliano di lasciare in qualche modo questa situazione comunque senza troppi vincoli, perché è una situazione in divenire che sicuramente deve ancora prendere corpo e questa persona deve ancora chiarire sicuramente la presenza e la posizione di tutte queste situazioni che deve andare assolutamente ad eliminare, se vuole un rapporto esclusivo e rispettoso con voi, ovviamente. Quindi attenzione, perché è una situazione su cui voi dovrete valutare bene i pro e i contro, perché potrebbe comunque essere un rapporto che potrebbe comunque portarvi a dell'insoddisfazione. Quindi non è una carta, per esempio il 2 di spade, che ci può parlare di litigi o di in qualche modo sofferenza, dolore da parte vostra, assolutamente no, però vi ripeto, non è neanche un 2 di coppe. Quindi in questo caso sì, questa persona vi tornerà? Assolutamente sì. È una persona che in qualche modo vorrà riprendere il rapporto con voi? Sì, assolutamente sì. È una persona che in qualche modo si presenterà a voi con un fare amichevole? Assolutamente sì. Il 2 di denari ci parla proprio di appunto corrispondenza, messaggi, lettere. Quindi è una persona che sicuramente vi porterà notizie, anche telefonate, vorrà risentirvi. Ragazzi, ma io questo ve l'ho detto dall'inizio, già con la carta della forza. Questa è una persona che ha intenzione, tra l'altro anche a breve, di risentirvi. Però attenzione, perché sicuramente non è una situazione chiara, perché il 2 di denari ci può parlare anche di ambiguità, di inquietudine, di piccoli ostacoli, di momenti di imbarazzo e di falsità. Quindi cercate, mi raccomando, di calcolare bene i pro e i contro di una situazione, le scelte da compiere, in base a delle notizie, lettere o telefonate, perché vi ripeto che qui vi arriveranno notizie da parte di questa persona, però mi raccomando, cercate di valutare bene se la cosa possa in qualche modo farvi bene oppure crearvi delle ulteriori indecisioni, dubbi e perplessità. Quindi cercate di non agire in fretta. Cercate in qualche modo invece di reagire in maniera positiva, in maniera razionale e ponderata, senza in qualche modo farvi trascinare dalle emozioni, perché il 2 di denari ci può parlare anche di una forte emozione dovuta a seguito appunto di un incontro oppure a seguito di una telefonata, di un messaggio. Quindi in qualche modo ci può essere una fonte di emotività forte nel futuro tra voi e questa persona, però le carte vi consigliano comunque di temporeggiare nelle scelte e di moderare nelle vostre pretese, cioè cercate di non dare a questa persona tutta la credibilità che questa persona vuole da voi e cercate soprattutto di non in qualche modo tra virgolette illudervi sul fatto che tra voi e questa persona possa riprendere un rapporto a tutti gli effetti, un rapporto d'amore che poi in realtà è il rapporto che obiettivamente vorremmo vivere tutti, ma è chiaro che in questo caso con questa persona ad oggi è un po' proibitivo, perché vi ripeto è una persona che non ha ancora ben fatto, diciamo, i conti con se stesso, con ciò che vuole, con il proprio amore, con ciò che prova, con i propri sentimenti e con quello che vuole, perché questa è una persona che deve ancora obiettivamente capire che cosa vuol fare da grande, ok? Però vi ripeto, con questo 2 di denari assolutamente voi riceverete tutte le notizie di questo mondo, quindi questa persona si farà assolutamente risentire, una persona che vi chiamerà, una persona che vi cercherà, però obiettivamente vi ripeto è comunque una persona da tenere d'occhio, soprattutto come vi dicevo ragazzi, attenzione con il fante di denari, soprattutto ragazzi fate attenzione alle comunicazioni che questa persona in qualche modo vorrà farvi, proprio perché potrebbero risentire, diciamo, di una non eccessiva veridicità. Ok?
Quindi comunque vi ripeto, qui addirittura c'è anche la possibilità di un incontro, quindi potreste addirittura anche incontrare questa persona, perché no? Sarà un incontro e anche magari una telefonata, comunque un messaggio molto importante che comunque vi lascerà il segno, vi emozionerà. Ma qui ci sarà anche molto apporto fisico fra di voi, quindi sicuramente anche quello sarà importante. Questa persona tenterà un approccio nei vostri confronti, anche fisico a mio avviso, però chiaramente cercate in qualche modo di valutare bene se la cosa possa in qualche modo apportare a voi dei benefici o invece se li apporta effettivamente soltanto a lui. D'accordo? Poi comunque vi ripeto, io le stese dopo un certo lasso di tempo le rifaccio, quindi la situazione potremmo andare sicuramente poi a rivederla per cercare un po' di capire come poi potrebbe evolvere. D'accordo? Quindi mi raccomando, buona fortuna e buon incontro.